non esiste una tecnica che va bene per tutti, per fare tutto, per risolvere la sofferenza per tutti, la sofferenza di tutti. Non esiste una tecnica che puoi appiccicare alle persone e loro stanno bene. Non esiste, ok? Ma questo anche scientificamente provato, non esiste, ed è questo il motivo per cui ci sono tante tecniche, tante scuole, tanti modelli di pensiero. Ognuno di noi, a seconda del momento in cui si trova nella vita, risuona di più con un mentore piuttosto che l'altro, con una corrente filosofica piuttosto che l'altra. E la varietà serve perché c'è tanta varietà. Ehi, hello! C'è tanta varietà fra le persone. Però, detto questo e tenuto molto in considerazione, se mi dovessero chiedere qual è una cosa che sicuramente tutti quanti possono utilizzare e ottenere dei benefici, questa cosa sarebbe la respirazione. Da quando sono breath coach, da quando lavoro intensamente con la respirazione e spiego ai miei clienti che cosa fare e come farlo, ho ottenuto dei risultati enormi. Non ho ottenuto, i miei clienti hanno ottenuto i loro risultati, ok? Sempre stare attenti a dire queste cose. I miei clienti hanno ottenuto dei risultati enormi per quanto riguarda l'ansia, il brain fog, quindi questa sensazione di spaesamento, questa sensazione di non focalizzazione. Molti clienti hanno ottenuto una buona digestione, meno riflusso gastrico, hanno ottenuto che il mal di testa gli è passato, hanno ottenuto che la schiena gli fa meno male, problemi al cervicale che spariscono, problemi alla fonazione che migliorano, insomma tutta una serie di combinazioni sia fisiologiche che psicologiche che vanno a migliorare lo stato di salute totale, complessiva della persona. Con cosa? Con la respirazione. Ora, dire respirazione però è un qualcosa di generale, perché come ho spiegato tante volte, bisogna che la respirazione sia adattata in quel determinato momento specifico di quella persona. E non è detto che, per esempio, tempo fa ho visto una conferenza che c'era un famoso chirurgo del cuore e sosteneva che la respirazione 4-8 va bene per tutti. Ma siete pazzi? Se avete dei problemi di ansia, se avete degli attacchi di panico e fate quella respirazione, peggiorate immediatamente, potete acuire i vostri sintomi. Se avete un problema di mal di testa, lo aumentate. Allora, può essere giusta quella respirazione in un determinato specifico momento, con un certo tipo di atteggiamento che vi favorisce poi resilienza, competenza nella respirazione, vi permette di essere più sotto stress e quindi di non entrare più in tutte quelle fasi di resistenza che avete di solito nella vita e per cui spesso e volentieri vi fate male. Allora, qual è una tecnica strepitosa per ottenere tanti risultati? In generale la respirazione, ed è un qualcosa che attualmente, ormai è anni, la consiglio a tutti i miei clienti, non importa che cosa vengono a fare, a migliorare, perché quella è una condizione importante che noi dobbiamo tutelare, perché vogliamo avere tutta la periferia ossigenata. Ossigeno significa più energia per le nostre cellule e non più energia solo per il nostro cervello, non energia soltanto perché dobbiamo scappare da una sofferenza, un problema, un disagio, ma abbiamo più energia da investire per ciò che vogliamo raggiungere. Quindi tutte le persone che per esempio lavorano nello sport e mi raccontano delle sciocchezze enormi riguardo la respirazione e continuano a lavorare con iperventilazione perché pensano che con più ossigeno si lavori meglio, anche lì non hanno sbagliato niente, non hanno capito niente, perché lo sbaglio è voler immettere più ossigeno nel corpo pensando che sia l'ossigeno responsabile di tutto, ma in realtà è l'anidride carbonica che fa una enorme differenza a livello di scambi cellulari. E ricordo di nuovo che noi vogliamo
avere la nostra periferia ossigenata, non ci interessa avere semplicemente il sangue ossigenato, dobbiamo avere la periferia, cioè le cellule, cioè i tessuti, cioè gli organi ben ossigenati, e per far questo bisogna che l'emoglobina possa scambiare l'ossigeno con l'anidride carbonica delle cellule. Nell'ambito sportivo si parla spesso di adenosin trifosfato, ovvero di questa macromolecola che ha a che fare con l'energia che viene sprigionata da ogni cellula e viene prodotta dai mitocondri. I mitocondri hanno bisogno di ossigeno, se tu non glielo dai e non sai come fare arrivare l'ossigeno proprio lì, tutto quello che fai con la respirazione non ha senso. Io capisco che gli apneisti vogliano arrivare più in profondità o vogliano stare di più sott'acqua, ma quello è soltanto un pezzettino specifico e poi anche molto pericoloso, perché sapete gli apneisti sono seguiti da professionisti di un certo settore, ma non è un qualcosa di fisiologico che tu puoi continuare a fare durante la tua vita, anche perché altrimenti vai in una super eccitazione del sistema simpatico, che tanto simpatico non è, e ti fa sempre stare in quella situazione di allerta, di minaccia del tuo cervello. Allora, la respirazione sì, come va adattato ad ogni cliente. Quindi c'è una tecnica in generale che va bene e fa funzionare le cose? Sì, la respirazione, un po' anche come la meditazione, ecco perché le insegno tutte e due ai miei clienti e spiego quando è il momento di fare che cosa, ma anche lì non tutte le meditazioni sono buone per tutti, perché non tutti quanti siamo allo stesso livello. Allora, per piacere, evitate di seguire quelle persone che credono che con una tecnica possano aggiustare tutto, sarebbe come dire che con un cacciavite a stella puoi tirare su un palazzo. No, hai bisogno di tanti utensili e ogni utensile è impiegato in quel momento particolare. Quindi attenzione a credere a queste fandonie. 2. La respirazione è un qualcosa di veramente incredibile se vuoi ottenere dei risultati e migliorare. Però hai bisogno di un coach che ti spieghi bene che cosa devi fare in quel momento. Se ti interessa, io ho un corso bellissimo per quanto riguarda la respirazione e ti lascio anche un attestato di respiratore esperto, se ti interessa questa cosa qua. Fruga un po' nel mio sito, nella sezione corsi, e lo troverai sicuramente. Bene, io mi fermo qua, vado appunto a respirare un po'. Oggi la giornata è serena, da Caruso Colzi è tutto, buona serata.